penicola, l'uomo potrebbe portare in collisione i pianeti, potrebbe creare i soli e le stelle, il suo calore e luce, potrebbe originare la vita in tutte le sue forme infinite. Questo è quello che gli è costato sostanzialmente la carriera, no? Perché quando ha detto io erogherò energia gratuita a tutto il mondo, e chi lo finanziava gli ha detto, scusa, il contatore dove lo mettiamo? Lui ha detto, che contatore? È gratis, ovviamente. Ha detto, no, non si può, non si può fare. Fila nella tua camera e stacci fino al passaggio, l'età fatale. Generare a suo piacimento la nascita e la morte della materia sarebbe il più grande atto dell'uomo che gli darebbe il dominio della creazione fisica, rendendo possibile la realizzazione del suo fine ultimo. Ripeto, da colui che ha plasmato la civiltà tecnologica in cui viviamo, queste parole, insomma, prima di classificarle come follia, meriterebbero qualche riflessione in più. Io ce l'ho fatta personalmente. C'è un altro personaggio, che è un personaggio Mimmo, dimmi. Ho alzato la mano. No, mi è venuta in mente una domanda, no? Ehm, Tornando a Giordano Bruno e il pensiero che genera la materia, puoi andare più nel dettaglio, nel senso, qual è il limite, qual è anzi la via di mezzo tra non cadere nel New Age, diciamo, spinto in cui c'è, io penso che col pensiero, nel The Secret, diciamo, spicciolo. E, cioè, qual è la via di mezzo? Cioè, anche a livello scientifico, non so se puoi entrare più nel dettaglio di questo a livello tecnico. Mm, Ma io non ce l'ho la risposta, Mimmo, non ce l'ho la risposta a questa domanda. Magari ce l'avessi la risposta a questa domanda, però, guarda, siamo sulla slide qui che avevo preparato di Gustavo Roll. Eh, Credo che questo personaggio possa rispondere alla tua domanda, poi ognuno lo prende come vuole, eh. Molti lo prendono come un mistificatore, io avrei qualche serio dubbio che lo fosse, e forse prima di dire che era un mistificatore, qualcuno dovrebbe studiarsi un attimino chi era Gustavo Adolfo Roll, che fra l'altro era di un paesino vicino a Torino, abitava a Torino, qua è una via molto vicina, tutte le volte che ci passo mi viene in mente, ed era di un paesino vicino a Pinerolo, dove fra l'altro abita un carissimo mio amico e ci vado spessissimo ed è sepolto proprio al cimitero di questo paese, si chiama San Secondo di Pinerolo, meriterebbe una visita. Gustavo Roll era un aristocratico, diciamo, del 1900, è morto nel 1989 Gustavo Roll, a 90 e passani, quindi nato credo sulla fine dell'Ottocento, di famiglia benestante, torinese, che ha fatto l'ufficiale nell'esercito durante la guerra, persona di fede, persona, un musicista, un pittore, una persona che viene spesso definita medium o mistico. In realtà non era un medium mistico, era una persona che, come diceva lui, era riuscito a bloccare la bolla, no? Quella che lui chiamava la bolla. Quindi cos'è la bolla? Lui era riuscito a uscire da questa illusione dei sensi ed era riuscito a fare quello che diceva Giordano Bruno, col proprio pensiero influenzare la realtà che ci stava intorno. E lui per tantissimi anni ha sempre fatto con degli amici più cari, nella riservatezza di casa propria, ci sono dei bellissimi documentari, uno del figlio di Mike Bongiorno che ne parla, molto bello, con persone che hanno poi testimoniato, personaggi anche noti, noti giornalisti, che erano stati ospiti di queste esperienze, di queste serate, di questi round table, faceva i round table Gustavo Roll. E durante questi round table faceva delle cose strabilianti, faceva delle cose dove
le leggi più elementari della fisica, della materia, eccetera, venivano piegate a suo piacimento. Tra l'altro queste cose le ha fatte anche in tempo di guerra. È famoso l'episodio in cui fece liberare dei partigiani catturati da un ufficiale della Wehrmacht, leggendo le lettere che questo ufficiale della Wehrmacht aveva nel cassetto di camera propria in Germania. Per ogni lettera che gli leggeva faceva liberare un prigioniero. O sono anche famose altre sue, diciamo, performance. Io ricordo che Kennedy venne a Torino in visita privata per incontrare Gustavo Roll. Questo non lo sa quasi nessuno. Reagan ringraziò di persona Gustavo Roll per il ruolo che ebbe nel ritrovamento e nella liberazione del generale della NATO, Rosia, che venne rapito dalle Brigate Rosse. Lo stesso Quindi Mussolini, se non erro, tentò di tentò in tutti, accaparrarselo in tutti i modi di accapararselo. Sì, esattamente. e lui rifiutò. Dice, la guerra è perduta, Mm. disse Roll. Perché lui ebbe il coraggio di dirgli, guardi, caro Benito, la guerra è perduta. Scavicchi ma non apra. Ogni cosa ha il suo spirito. Quello dell'uomo, però, è uno spirito intelligente. Quindi sembra che noi umani abbiamo un qualche cosa di diverso. Lui lo chiamava spirito intelligente. Giordano Bruno diceva che siamo divini. Io l'ho interpretata questa cosa, credo di aver capito cosa tutti intendessero dire. Cioè, noi siamo gli unici tra gli esseri biologici di questo pianeta che siamo in grado di comprendere come interagire con questo universo vibrazionale che ci circonda e di influenzarlo. Quindi noi abbiamo la capacità, come diceva Roll, di bucare quella bolla. Lui lo diceva, tutti potete fare quello che faccio io. Dovete solo bucare la bolla in cui vivete. Perché l'uomo sovrasta ed è in grado, per quanto lo riguarda, di regolare, se non di dominare, gli istinti che sospingono incessantemente tutto ciò che esiste e si forma. L'ha detto con queste sue parole poetiche, ma sta dicendo è in grado di regolare, se non di dominare, ok, la materia. Questo ha detto Gustavo Roll. Gustavo Roll disse anche delle altre cose davvero interessanti. Lui teneva un diario in cui ogni volta che lui migliorava queste sue capacità, perché ce l'ha raccontato come sono nate queste sue capacità, scriveva e prendeva note. L'ultima pagina di questo diario è molto famosa perché dice: Ho scoperto una terribile legge che lega il colore verde, la quinta musicale e il calore. Sono talmente terrorizzato che non scriverò mai più di queste mie comprensioni, di queste mie capacità, di ciò che sto comprendendo. Allora, qua ci sono due punti interessanti. Innanzitutto, era estremamente terrorizzato dal potere che si rendeva conto di avere, che è esattamente quello che dicevano Tesla, che diceva il mistico iraniano, che dicevano tutti gli altri, perché hai fondamentalmente il potere sulla materia, quindi puoi fare quello che vuoi. E ci dà anche però un altro indizio molto interessante, fisico, cioè sta legando il colore verde, quindi una radiazione luminosa, alla quinta musicale, che ricordo essere l'accordo armonico per eccellenza, al calore, dove per calore io direi che si può intendere energia. Quindi ci sta dicendo quello che vi stavo dicendo prima, che non è il suono, ok? Lui diceva anche molto bene, lui dice il colore verde e la quinta musicale, lui suonava violino, e la quinta musicale mi danno la stessa sensazione, mi danno la stessa vibrazione. Infatti, quello che vi dicevo io è che non è il fonone o non è il suono, quindi tutte le cose che si sentono sul fonone e sul suono sono molto limitate, è un caso estremamente particolare. Non è neanche la frequenza della vibrazione, attenzione, introduco un altro pezzettino.
è il rapporto che c'è tra le frequenze che compongono quel determinato, diciamo, movimento, no? Quindi un accordo sono tre note suonate insieme. Se quelle tre note hanno un certo rapporto, sono una quinta musicale, che il nostro orecchio percepisce come l'armonia perfetta. Nel momento in cui cambiamo un pelino quei rapporti di frequenza, quell'accordo diventa meno armonico, fino a diventare enarmonico, quindi completamente stonato, un accordo che dà fastidio. Questo dare fastidio e questo invece piacere è molto bello perché credo che sia uno degli aspetti più interessanti di questa legge della fisica, cioè che è una legge che non si applica solo alla materia, ma si applica molto bene anche alla vita, come vedremo. Il colore verde apparentemente è l'equivalente luminoso nella luce, nello spettro della luce, della quinta musicale. Quindi è come se l'armonia dei colori primari che formano il verde sia l'equivalente dell'armonia perfetta, quindi del colore, scusate, della quinta musicale. Il fatto che li lega all'energia è un qualche cosa che è molto interessante perché ci fa capire come materia e energia sono intercambiabili, ma oggi lo sappiamo molto bene che materia e energia sono fondamentalmente la stessa cosa. Quindi lui ha capito che non solo riusciva a passare attraverso i muri della sua casa, passando dalla cucina al salotto di fronte a tutti, ma probabilmente ha capito che sarebbe riuscito anche a trasformare della materia in energia pura, quello che noi facciamo con le detonazioni nucleari, no? Quindi diciamo un potere che forse l'ha spaventato a morte. Che ne dici, Filippo? Scusa, Mimmo. Qualche idea in Sì, più? Gustavo Roll te l'ha data? sì, mi ha fatto venire anche qualche domanda in più, perché pensando a Gustavo Rollo penso anche a quando lui diceva che lo sottoponeva a due principi, a tanti principi, però quei due che mi ricordo in particolar modo sono che innanzitutto non doveva essere questo potere finalizzato a uno scopo, diciamo, terreno, nel senso per arricchimento materiale o economico, eccetera. E poi che era quasi, diciamo, istintivo, tant'è vero che rifiutava di essere messo, diciamo, alla prova. E quindi se noi abbiamo questo potere, però questo potere, diciamo, non può essere, diciamo, utilizzato all'occorrenza. Sì, Cioè, dunque, ti dico due o tre cose su quello che hai detto. Uno è, allora, il fatto che lui dicesse che non poteva essere usate, diciamo, per arricchirsi, probabilmente era più una sua remora morale che una questione, perché non è vera questa cosa, nel senso che lui ha fatto delle cose, tipo ha materializzato delle robe che poi sono state usate per fare delle donazioni, vendute. eccetera. Certo. Quindi era più una cosa sua morale questa, ok? E quello che invece lui diceva, siccome lui aveva anche la capacità per esempio, un episodio molto famoso fu quello in cui, avvicinandosi a una coppia, adesso non mi ricordo come si è conclusa quella vicenda, però avvicinandosi a una coppia disse che sentì un fortissimo odore di bruciato. E quindi Sì. cominciò a parlare a questa coppia e questa coppia doveva fare un viaggio aereo e gli disse in tutti i modi di non fare il viaggio aereo. Un volo So- privato, era un un volo volo privato. Adesso personale, non sì. ricordo se poi la coppia l'ha fatto il volo o no, però ricordo che il volo si è No, schiantato. no, Non non l'ha l'ha fatto. fatto. Ecco, esatto. Lui disse che questa sua capacità in qualche modo di prevedere il futuro o per esempio di scoprire malattie, cioè ricordo un episodio in cui lui entrò in un negozio, mi sembra, vide una donna, gli disse: Ma signora, ma si vada a far vedere, la prego. Cioè, Gustavo Roll era molto amico di un famosissimo primario torinese che operava alle Molinette, credo, e che spesso e volentieri, credo per Lo gli invitava in interventi sala più operatoria. difficili, chiedeva a Roll di andare in sala operatoria con lui. Quindi vedete che c'è, dire che era un ciarlatano bisogna fare molta attenzione, ok? Perché non puoi dire a uno che è un ciarlatano se poi dopo il primario da cui tu ti fai operare
voglio dire, è quello che chiama il ciarlatano. O sono ciarlatani tutti e due, o insomma, sei tu che sei poco coerente. E mi ricordo che disse a quella donna: si vada a far vedere perché credo gli avesse visto un cancro al seno, qualcosa del genere. E disse che però questa capacità non poteva applicarla a se stesso, cioè lui non era in grado di vedere il suo di destino e il suo di futuro, era in grado di vedere solo quello degli altri, questo lo disse chiaramente. Sul fatto di non essere, diciamo, on demand questa cosa, nì, nel senso che lui diceva, per esempio, c'è un famosissimo altro esempio in cui passò questo suo potere, lui spesso faceva giochi di carte, passò questo suo potere a uno dei partecipanti della tavola rotonda. E quindi lui riusciva a fare le cose che faceva lui e poi alla fine glielo tolse. Quindi, però lui spiegava anche come riusciva a realizzare queste cose. Aveva bisogno di un particolare stato di concentrazione, quindi doveva raggiungere un particolare stato vibrazionale. Lo spiegò anche bene a parole, ci sono le registrazioni in cui lo dice, no? Lui dice che si doveva concentrare fino a che riusciva a vedere una distesa verde perfettamente uniforme. Nel momento in cui lui riusciva a visualizzare questa distesa verde perfettamente uniforme, quello che pensava si realizzava. Questo mi ricordo che era la spiegazione che dava. Quindi sì, cioè non era la bacchetta di Harry Potter, però voglio dire, non era neanche una cosa che non controllava, anzi la controllava benissimo, benissimo. Vabbè, andiamo un po' avanti. Interessante perché Roll parla di spirito intelligente e dice siamo solo noi umani che abbiamo lo spirito intelligente. E uno dice ma perché solo noi umani, fra tutti gli umani, fra tutti gli animali del pianeta, se abbiamo questo spirito intelligente? Com'è che solo a noi è arrivato? Cioè di tutte le 300 sottospecie di primati che ci abbiamo, parenti prossimi nostri, con 90 e passa per cento, 99 e passa per cento di DNA in comune, perché solo noi abbiamo lo spirito intelligente? Ma noi qualche ideina, avendo letto prima di noi, ce la potremmo essere anche fatta. Qui ci viene in aiuto un testo di quelli sumeri dove si parla della creazione dell'uomo, se ne parla anche nella Bibbia, perché la Bibbia non è altro che una coppia di questi testi, e si dice vivrà inoltre nell'uomo uno spirito che lo manterrà sempre vivo anche dopo la morte. Anche questo diceva Gustavo Roll. Io Che ho la la morte... sì. certezza che si vive dopo la morte. E quando gli hanno chiesto perché, perché io li sento e ci parlo. Cioè lo disse proprio chiaramente. Disse tante cose molto interessanti. E questo spirito esisterà per preservarlo dall'oblio. Questa è una traduzione di Kramer, che è un tizio che insomma ha tradotto la stragrande maggioranza delle tavolette sumere, quindi decisamente credibile. Siccome noi abbiamo questa stravagante idea che noi siamo il risultato, diciamo, di un progetto a tavolino sostanzialmente di ingegneria genetica, è abbastanza interessante che chi quel progetto l'ha realizzato dice che ci ha donato uno spirito particolare, uno spirito intelligente, lo spirito degli dei, il loro spirito. Vi ho detto prima che osservando l'universo che ci circonda si riesce a vedere abbastanza bene, diciamo, questa impronta divina, no? Per quello mi piace parlare di queste cose, mi piace parlare di queste cose perché si parla di tecnologia. Il primo che ha inciampato accidentalmente in questa, diciamo, in questo movimento divino che è tutto intorno a noi ed che è in ogni scienza, è stato Leonardo Pisano, detto Fibonacci. Mm. Fibonacci fu uno dei più grandi matematici dell'epoca. La sua, diciamo, capacità di comprendere questa scienza deriva sicuramente dallo studio della scienza araba,
quindi lui ha preso molto di quella che era la scienza araba e poi l'ha tradotta nel mondo occidentale. Fibonacci è famoso per alcuni numeri particolari, per una sequenza di numeri particolari. Uno dei numeri particolari è Φ, che viene chiamato, guarda caso, rapporto divino o rapporto aureo. Già il fatto che lo si chiami rapporto divino, secondo me, non è per nulla una casualità. Lui in realtà è famoso per una sequenza di numeri, dove il numero successivo è sempre uguale alla somma dei due numeri precedenti. Questa è la famosa sequenza di Fibonacci. Quindi i primi due numeri sono 1, l'altro è la somma è 2, poi viene 3, poi viene 5 e così via. Da dove arriva questa sequenza di Fibonacci? Fibonacci deduce questa sequenza dal tentativo di, diciamo, scrivere una formula matematica che ci desse la, diciamo, come si dice, il trend, il rate, in italiano non mi viene più in mente, vabbè, no, non riesco più a parlare italiano, ma non fa niente. Come lo traduco rate, Mimmo? Il passo di crescita della popolazione di conigli che si riproducono fra di loro. In realtà non è proprio chiaro se lui si interessasse di api o di conigli, ma poco cambia. Stiamo parlando di esseri viventi biologici. Quindi lui scoprì che questa sequenza ci dà, diciamo, il tasso di moltiplicazione proprio dei conigli che si riproducono e che ovviamente fanno crescere una grande comunità. Come cresce questa comunità? Secondo la sequenza di Fibonacci. Quindi questo fu sostanzialmente quello che lui scoprì. Attenzione a una cosa molto importante, lo scoprì come una caratteristica della biologia, del mondo animato, non inanimato. Okay? Quindi questa legge che lui ha scoperto è una legge che fa parte del mondo animato. In particolare questa legge poi ha una sua rappresentazione matematica e geometrica molto interessante, ovvero se si costruiscono dei quadrati che diciamo rappresentano una sequenza, quindi il primo a lato 1 per 1, l'altro a lato 1 per 2, poi 2 per 3, poi 3 per 5, poi 5 per 8, poi 8 per 13, poi 13 per 21 e così via, e si uniscono, diciamo, i vertici di questi quadrati, la figura che si viene a formare è una sorta di spirale. Questa spirale la troviamo praticamente ovunque in natura, nella natura animata. Quindi non era solo il tasso di riproduzione dei conigli o delle api, è una forma geometrica che troviamo spesso e volentieri in natura. Quella delle conchiglie è forse la più famosa, ma i rapporti, per esempio, del corpo umano sono rapporti legati alla sequenza di Fibonacci. Qui vediamo il rapporto che è essere Φ, quindi la sequenza, il numero, il rapporto aureo, che questo Φ è sostanzialmente il rapporto fra due numeri consecutivi della sequenza di Fibonacci, che tende asintoticamente a questa costante Φ, che è 1,618. Il nostro stesso DNA ha delle proporzioni in Armstrong, cioè di lunghezza e di larghezza, il cui rapporto è estremamente vicino al rapporto aureo di Fibonacci. Le piante crescono secondo la sequenza di Fibonacci, le foglie lungo lo stelo crescono secondo la sequenza di Fibonacci. Sembra quasi, una volta ci fu, non mi ricordo un testo o qualcuno che ne parlava, sembra quasi che le piante crescano intorno a una distribuzione di energia invisibile che noi non percepiamo, no? E si, diciamo, materializzano nella loro forma materiale in questa maniera che mi fa di nuovo venire in mente questa sostanza unica primordiale, questo etere che permea tutto, questo mare in cui tutti noi siamo immersi, che si muove con una determinata tipo di movimento e genera la materia. È il vortice che diceva Tesla, no?
Il vortice, infatti io vi facevo notare la parola vortice perché è molto interessante. Guardate che lo troviamo ovunque questo vortice. Spesso e volentieri non è un vortice unico come la conchiglia, sono più vortici combinati, come in questo caso. Vedete che combinando due vortici che girano fra l'altro in senso contrario, e questo è estremamente interessante, soprattutto per chi studia le filosofie orientali, dovrebbe già essersi accesa una lampadina piuttosto grossa. Vedete che questo pattern lo troviamo sostanzialmente ovunque in natura. Qua ve ne ho messo qualcheduno. È sempre lo stesso pattern. Ora, sarà strana sta cosa, eh? Cioè, qualcuno la dovrebbe spiegare sta cosa qua. Cioè, perché uno non cresce con un pattern diverso, quadrato, fatto in maniera... No, il pattern è quello. C'è però un problema più grosso, che lo stesso pattern lo troviamo nell'universo non animato. Allora, la logica è molto semplice. Perché io ho detto che il primo a inciampare in questa legge divina che regola l'universo, il creato che c'è intorno a noi è stato Fibonacci? Perché la sua legge si applica indipendentemente al mondo animato e non animato. Quindi vuol dire che è una legge fondamentale dell'universo e necessariamente, essendo l'universo il prodotto di un Dio, perché sennò non si spiega, è una legge divina. È una logica che insomma, io trovo tutto sommato semplice, condivisibile o meno, questa è una decisione che ognuno può prendere, ma la logica c'è tutta. Commenti? No, no, assolutamente d'accordo anche su questo. Io, tra l'altro, riferendomi al discorso di prima di quei accademici che non seguono la linea, quella che gli viene preposta, diciamo, ecco, seguo uno, non so se l'hai mai sentito, del Resonance Science, Nassim Haramein, che è un fisico indiano, che tu se lo vedi fa proprio un'analisi su tutti i pattern presenti in natura, ricollegabili sempre al mondo fisico. E comunque sta elaborando una teoria un po', ecco, Beh, su sto stile. in tanti hanno, diciamo, il coraggio, se vuoi, di uscire dagli schemi classici che chiaramente ormai non funzionano, perché è abbastanza chiaro che insomma, la fisica attuale sta ormai toccando i suoi limiti più invalicabili, no? Nel senso che sono state stirate talmente tanto queste teorie sulle quali abbiamo basato la fisica degli ultimi 100 anni che ormai non stanno più in piedi e non si riescono più a estendere, no? La famosa ricerca del bosone di Higgs, della particella di Dio, quella che crea la materia, cioè non hanno ancora capito che non la troveranno mai per il semplice motivo che la materia è un'illusione dei sensi, cioè è proprio lì il punto fondamentale. Però, vabbè, continueremo a cercarla per ancora un po'. Però nel frattempo che la cerchiamo troviamo delle altre cose molto utili, per cui nessuno contesta la ricerca. È che è una ricerca che sappiamo già il risultato essere invano, perché quel che cerchiamo non esiste. È anche relativamente semplice rendersi conto come la materia sia sostanzialmente vuoto. Si possono fare degli esempi che lo spiegano anche molto bene. Io, Max, se posso, avrei da farti una domanda, perché dopo tutta questa serie di slide mi è venuta un attimo un'idea, cioè, cosa ne pensi della cimatica? Beh, la cimatica è un altro modo di, mettiamolo così, secondo me è un modo di vedere la vera struttura della materia, no? Lo vedi molto bene. La cimatica, l'esempio più facile che si fa di cimatica è quello con la piastra di metallo che fai vibrare, la fai vibrare a frequenze diverse e i granelli di sabbia, di sale colorati che vengono messi a seconda della frequenza si dispongono secondo un certo tipo di pattern molto ben definito, molto chiaro, quindi con una forma geometrica molto chiara. Non è esattamente quello che abbiamo detto fino adesso, ovvero che il movimento dà forma alla materia. Certo che poi dopo quando la spieghi in termini fisici dici, va bene, i punti di stazionarità delle vibrazioni di questa piastra, la sabbia si ferma e rimane ferma lì. Sì, sì, certo, ma mica nessuno dice che non è vero che non sia così, ma stiamo dicendo proprio quello,
che se uno concepisce quella sabbia come estremamente fine, come estremamente fluida e permeante di tutto lo spazio che ci circonda, allora a quel punto in quella maniera riesce a spiegare sostanzialmente l'universo che ci circonda. Ora qualcuno dirà che l'esperimento di Michelson ha dimostrato che l'etere non esiste. Non è vero. L'esperimento di Michelson ha solo dimostrato che in quelle particolari condizioni non si riusciva a misurare un vento etereo, che è cosa ben diversa. Cioè, se io esco fuori e non tira vento, non è che l'aria non esiste. Ho solo dimostrato che siccome oggi non tira vento, l'aria non riesco a sentirla. Tutto quello ho dimostrato, nient'altro. Ci sono degli altri esperimenti che dimostrano che l'etere esiste, ma quelli non vengono menzionati. Poi, se uno vuole, se li va a leggere e sono molto interessati. Quindi è molto bella la cimatica. Ancora più bella è la cimatica in 3 dimensioni, che viene fatta con un acquario, con dell'acqua, e in sospensione dell'acqua una polvere molto fine, e viene fatto vibrare l'acquario. A quel punto la forma che si diciamo, visualizza è tridimensionale, che è ancora più carino. Beh, abbiamo parlato della loro tecnologia, cosa c'entra? Beh, la tecnologia è sempre una forma di espressione di un principio fisico. Quindi, e se loro, come pare di capire da quello che abbiamo letto, avessero una concezione diversa delle regole proprio della fisica di questo universo, potrebbe questo spiegare le loro incredibili capacità tecnologiche? Perché abbiamo fatto l'esempio prima, come facevano a giocare col granito come se fosse burro. Beh, l'abbiamo appena visto come facevano. Se la sostanza unica che forma il granito e forma il burro è la stessa e varia semplicemente la sua consistenza alle, diciamo, tipologie di movimento e di vibrazioni, ce l'hanno detto Tesla, ce l'hanno detto Giordano Bruno, ce l'hanno detto tutti come si fa. Basta cambiare il tipo di vibrazione e si cambia il tipo di materia. Potrebbe essere che loro erano in grado di fare questa cosa. Con quali strumenti? Beh, qualcuno ce l'hanno anche detto, ci hanno detto perfino come si chiamava. Chi è che mi fa un esempio di uno strumento che ci hanno detto come si chiamava, che l'hanno usato, ci hanno spiegato cosa lo usavano a fare, in particolare per lavorare la pietra, ma non soltanto. Lo Shamir? Lo sciamè, no? Lo sciamè, esattamente quello. Mannaggia, se c'era Serena, mo andava a nozze con suo Shamir, vedi? No, non avrei mai lanciato un'esca di questo genere se ci fosse stata Serena, me ne sarei guardato bene perché avremmo passato la mezzanotte con estrema facilità. Proprio perché non c'era Serena mi sono lanciato in queste cose. Permesso. Comunque sì, no, vabbè, io ho pensato anche a Jericho, ecco. Oh beh, sì, hai fatto un altro esempio, ce ne sono tanti di esempi. Per esempio, quando guardiamo le piramidi di Giza, sempre a parlare del fatto che fossero enormi. Per carità, cioè degno di nota, assolutamente. Tra l'altro, anch'esso spiegabile in maniera molto semplice con l'assurdità di queste teorie, perché chiaramente cambiando lo stato della materia ne regoli anche le caratteristiche, tra le quali il peso, no? E quindi chiaramente sei in grado di fare ballonzolare tranquillamente le pietre di Puma Punco piuttosto che abbattere le spesse mura di Gerico, al suono delle trombe, fra l'altro, cioè non con l'ariete, non con la mano di Dio, no, col suono delle trombe. Interessante. Il rapporto aureo, quello della sequenza di Fibonacci, lo troviamo da tutte le parti nella piramide, ovunque. Mm? Ovunque. Ovunque voi guardiate, trovate il rapporto aureo nella grande piramide. Ora, è un caso? Non penso proprio, dai, per piacere, non è un caso. Secondo me è semplicemente una delle caratteristiche tecniche di quella che era una macchina. Perché io dico che la grande piramide era una macchina? Perché ne ha tutte le caratteristiche, ha delle specifiche tecniche molto particolari. E l'unico motivo per cui tu costruisci un qualcosa con delle specifiche tecniche è perché, insomma, deve rispondere a dei requisiti tecnologici e quindi è una macchina. Poi cosa facesse quella macchina? Non lo so, ho un'idea,
Ma il come funzionasse, l'ho detto tante volte, funzionava con una fisica vibrazionale, su questo ci sono pochi dubbi. Max, posso farti una domanda? Ah sì, No, non so non se chiedere sarà una tutte le cosa. volte, falla e via. Ok, non sappiamo cosa servisse, ma tante volte tu fai l'esempio pistola alla tempia. Se ti dovessero mettere una pistola alla tempia, ti dovessero chiedere, Sì, devi dire per forza a cosa serviva secondo te la grande piramide. Cosa risponderesti? ho già detto, secondo me faccio il solito ragionamento per esclusione. Qualunque civiltà che si evolva, che sia evoluta, che raggiunga un certo livello di civilizzazione, deve avere una fonte di energia. Non si può, se no, non si può. Può essere il carbone, può essere la legna, può essere il petrolio, può essere il gas, può essere l'uranio, ma deve avere una fonte di energia. Non sappiamo loro che fonte di energia avessero. Boh, mi verrebbe da dire che potrebbe essere un generatore di energia. Se mi punti la pistola alla tempia, devo giocarmela, speriamo di averci azzeccato, ma me la sto veramente giocando lì, non è che ho... Serapeum come condensatori, tutti i box, eccola lì. Non ho molte cose per argomentare quello che sto dicendo, però, ripeto, se mi punti la pistola alla tempia, ci provo e direi quello. E per Teotihuacan il ragionamento è lo stesso? Dato che hanno Direi proprio di trovato... sì, anzi per Teotihuacan ci sarebbero anche delle evidenze del fatto che fosse un generatore di energia, cosa che per la Grande Piramide sono un po' più difficili da provare. C'è il Per piombo, Teotihuacan beh, a il Teotihuacan ci piombo. sono degli strati di mica che insomma sono una pistola fumante, ci sono le tracce di un incendio spaventoso a Teotihuacan, c'è una camera tutta rivestita di mica con dei flussi d'acqua intorno che fa veramente venire in mente una camera di combustione raffreddata, insomma. Per quello che ti dico che c'è un tunnel che si spinge sotto il tempio Il Vescuvio. pieno di una pozza di mercurio, insomma, in Vimana che parlano dei motori al mercurio, insomma, un po' di indizi per i fantasiosi come siamo noi ci sono. Su Gizza ce n'è un po' di meno, però su Gizza, per esempio, gli indizi vibrazionali sono fortissimi, fortissimi. Cioè, è tutta la struttura che è stata concepita per essere una struttura vibrazionale, è molto evidente. Ma non solo, è tutta Gizza che è concepita per essere un'unica macchina. Io l'ho già detto più di una volta, la mia concezione è che le piramidi siano solo uno degli ingranaggi di un orologio svizzero, che era tutta la piana di Gizza. Per esempio, il Serapeum è un altro di quegli orologi. I box del Serapeum sono chiaramente delle macchine vibrazionali, su quello non ci sono veramente dubbi. Quindi ci sono tutti questi indizi. A cosa servissero quelle macchine? No, bisognerebbe proprio partire dal concetto di dire sono macchine vibrazionali, quindi vediamo come vibrano e vediamo cosa fanno. Affinché pensiamo che siano la tomba di Cheope o dei tori, subito che ci capiremo qualcosa di più. Eppure le evidenze sono qua, le vedete, sono da tutte le parti. Mm? Questo è il famoso sarcofago di Cheope, che sarcofago non era chiaramente. Mm? Quindi troviamo questa costante aurea un po' da tutte le parti. Questi signori però nel passato sembra fossero dotati di una capacità assurda, legata forse a una fisica diversa. Ninurta, quindi il figlio di Enlil, dopo il diluvio universale, rifece gli argini del Tigri e ne determinò il corso. Il Signore là appuntò la sua eccelsa intelligenza, quindi là concentrò la sua tecnologia, la sua scienza. Ninurta, figlio di Enlil, fece una grande opera. Egli eresse un argine di pietra di rimpetto agli altipiani. Quali nubi, sospinte dai venti, essero giunsero planando con ali distese e le pose come sbarramento davanti al paese. Quindi come ce l'ha spostate queste enormi rocce per fare gli argini davanti agli altipiani sui quali sappiamo essere iniziata l'agricoltura in Mesopotamia? Perché è iniziata sugli altipiani?
perché tutto il resto era ancora pieno d'acqua del diluvio universale, queste pietre sono arrivate sospinte dai venti. Vi ricordate le famose pietre di Pumapunco? Come sono arrivate? Sono arrivate al suono di una tromba, quindi sempre lì siamo, sempre lì andiamo a parare. Questo è un papiro che c'è al British Museum, questo è molto meno noto. Horace, il Nubiano, fece una volta di stone, di pietre, scusate, di 100 metri di lunghezza e 25 metri di ampiezza e la sollevò sopra la testa del faraone e dei suoi nobili. Quindi questo ha sollevato una cupola una volta intera di pietra enorme, lunga come un campo da calcio, sopra la testa del faraone. E quando il faraone guardò in alto verso il cielo, aprì la sua bocca e cominciò a urlare, impaurito, insieme con le persone che erano nella corte. Interessante, sarà anche un modo figurativo di dire una cosa, però a me sembra un po' strano che uno si inventa la roba del genere, no? Soprattutto perché se la inventano tutti sta cosa. Al suono di una tromba furono trasportate le enormi pietre usate per edificare nell'arco di una sola notte la città. Qui stiamo parlando di Teotihuacan. Quindi o si sono letti, voglio dire, le vicende, i libri di Pettinato che parlano di Ninurta, o Pettinato, insomma, si è letto le cose di questi qui e ha tradotto male, io non lo so. Oppure tutte parlano dello stesso principio fisico e lo troviamo da tutte le parti. Sta roba però da masticare non è mica facile, questa storia dell'unica sostanza, diciamo che vibrando. Eppure ci sono modi un po' di rappresentarla. Ce n'ho uno che lo faccio un po' vedere, vediamo se può dare una mano a qualcuno, diciamo, per farsi un'idea proprio grafica, no? Figurativa di quello che è questo concetto che troviamo presente in questa fisica alternativa. Allora, partiamo per un secondo dall'istante zero, quindi non esiste nulla. E io qui non lo so spiegare, è proprio il motivo per cui vi dicevo, cioè, ma questo è Dio, non si può spiegare, io non lo so, che ne so io. Cioè, io mi fermo e ammetto la presenza di Dio. Boom, questa è la fede. Cioè, se la spiegassi non è più fede, è scienza. No, è fede. Quindi come lo rappresento questo istante, un secondo prima che Dio creasse il creato, come un punto, un punto. Quindi tutto è racchiuso in Lui, nel divino, ok? Non vado... Quindi per tornare a te, Phil, non un essere antropomorfo, un punto, insomma, la roba più veramente neutra che si può fare. Poi ognuno lo faccia come vuole. Ma perché? Perché a un certo punto, per qualche motivo, diciamo, questo punto ha cominciato a creare un qualche cosa. Che cosa ha creato? Diciamo che si è espanso, si è distribuito in questa sostanza unica che ha permeato tutto. Ok? Quindi qui c'è stata, diciamo, il primo atto della creazione. Quindi si è formato questo mare di questa sostanza unica che ancora non ha dato origine all'universo. Perché? Perché non ha dato origine ancora all'universo? Perché è inquiete, perché non si muove, perché è l'aria che non si muove, quindi non percepiamo il vento, non vediamo le foglie volteggiare nel cielo, ma l'aria c'è. A un certo punto è arrivato quello che abbiamo chiamato il movimento, il pensiero di Dio. Quindi questo movimento lo dobbiamo pensare come un qualche cosa che genera delle increspature in questa sostanza unica. Pensate alle increspature nell'acqua, che prima era piatta e adesso genera delle onde. Quindi genera noi percepiamo la stessa acqua che prima la vedevamo piatta, adesso la vediamo come un'onda, quindi ha una forma diversa, quindi sembra della materia diversa. Ora, pensate questa cosa con un livello di complessità quasi infinito, ovvero le molteplici interazioni che ci possono essere tra tutte queste, diciamo, movimenti di questa sostanza unica. Come se ci fossero tanti sassolini che vengono lanciati nell'acqua e formano tutte queste onde. O, un esempio molto bello, come si combinano le armoniche di una nota musicale
con tutte le armoniche di un'altra nota musicale e vanno a formare dei suoni unici, sempre più, diciamo, uno diverso dall'altro. Ora, questo è come si spiega la formazione, diciamo, secondo questa fisica diversa, la formazione della materia e la formazione, diciamo, dell'universo. Cioè l'interazione di tutte queste forme di movimento genera diverse tipologie di materia e genera l'universo che ci circonda. Io ho trovato una definizione molto bella per due motivi. Uno per il simbolo che fa vedere e due per quello che dice. Voi siete un'espressione della coscienza infinita dell'universo che si manifesta in una vibrazione in 3 dimensioni. Perché quello che vi ho fatto vedere io l'avete visto su 2 dimensioni, in realtà le dimensioni sono 3. Infatti le vibrazioni sono 3. Tempo fa trovai un articolo che adesso dovrei andare a ricercare, secondo il quale la radiazione di fondo del cosmo, che sembra essere ciò che rimane del Big Bang, e che cos'è questo Big Bang, se non proprio questa espansione di questo punto di cui si parlava? Bene, le frequenze di questa radiazione di fondo sono fondamentalmente 3, casualmente. 3 era il numero che ossessionava Nikola Tesla. Nikola Tesla era ossessionato dal numero 3. La sostanza dell'hotel era, mi sembra, una sequenza di 3, o 333 o 303, qualcosa del genere. Faceva 3 volte il giro dell'isolato prima di entrare dentro la casa, eccetera. Cioè aveva l'ossessione per il numero 3, una cosa che fra l'altro poi è anche molto personale perché un giorno ve la racconterò. Qualcuno deve averla raccontata, questa storia dell'ossessione del numero 3, però non adesso. Niente può influenzarvi a meno che non siate d'accordo dopo aver capito che questo è solo un gioco, un dramma da recitare, quindi è tutta un'illusione. Sapere chi e cosa siete è il vostro più grande potere. Nessuna lotta esterna è necessaria, solo una rivoluzione interna può rendervi liberi. È un po' quello che diceva Rollo, ognuno di noi ha il potere di capire questa cosa, deve solo riuscire a bucare, a vincere questa bolla. Ma perché vi ho fatto vedere questa cosa? Per l'interessante simbolo che vedete lì, perché questo simbolo lo troviamo da tutte le parti. Viene spesso chiamato il fiore della vita. Lo troviamo nei mosaici più recenti, diciamo di epoca anche romana. Lo troviamo in ogni cultura, in ogni parte del mondo, in ogni tipo di rappresentazione, in 2, in 3 dimensioni. Molti hanno cercato di spiegarlo col fiore di loto, con queste cose qua. La spiegazione, a mio parere, è a questo punto della serata molto più semplice. Qui abbiamo Leonardo da Vinci e qui abbiamo i nostri amici che l'hanno lasciato su una parete, lo Sireium ad Abydos, quindi un tempio egiziano di chiara fattura pre-egiziana, quindi uno dei loro siti megalitici, loro L maiuscola, O maiuscola, R maiuscola, O maiuscola. Eccolo qua, il fiore della vita. Che cos'è questo fiore della vita? Beh, questo fiore della vita, questa è una rappresentazione al microscopio del DNA, quindi ce lo troviamo anche nel corpo, come ripeto, lo troviamo ovunque. E questo è un interessante studio di Walter Russell, 1959, che disegna quello che secondo lui è, diciamo, questa creazione della materia ad opera delle vibrazioni. Lui praticamente spiega che interagendo queste onde, vedete qua che c'è un'onda che arriva da destra e una che arriva da sinistra, interagendo vanno a formare delle lenti, come le chiama lui, quindi delle parti dello spazio dove queste onde diventano stazionarie, quindi si annullano a vicenda e in quei punti si genera la materia. Quindi in quei punti di interazione di questi complessi movimenti, vibrazioni di questa sostanza unica, si genera la materia. È molto interessante questa cosa perché quando noi andiamo a guardare
in fisica la tabella periodica degli elementi che mettiamo su 2 dimensioni e non è mai periodica, tant'è vero che si chiama periodica ma non lo è, perché va a gruppi, no? Proprio perché a un certo punto la periodicità si rompe. Perché si rompe quella periodicità? Si rompe perché va messa su 3 dimensioni, non su 2 dimensioni. E in che modo va messa su 3 dimensioni? Su una spirale. Se voi andate a posizionarlo su una spirale in 3 dimensioni, a quel punto tutto torna. Però chiaramente questo prevede che bisogna mandare a farsi friggere qualche secolo di chimica, di fisica scientifica ufficiale accademica. Walter Russell l'ha spiegato. Qua lo spiega molto bene. Tra l'altro parla di proprio note, no? Lui parla proprio di ottave. Walter Russell spiega molto bene di quante ottave è formata la materia e quante tipologie di materia ci sono. E molte delle sostanze che lui ha anticipato sarebbero state scoperte sono poi effettivamente state scoperte, al punto che lui si arrabbiò tantissimo perché disse almeno dovevate dargli il nome che gli avevo dato io, invece gli avete dato un nome diverso. E oggi? Oggi cosa si dice? Beh, oggi si parla di teoria delle stringhe e se ve l'andate a leggere, sostanzialmente è esattamente quello che diceva Pitagora piuttosto che diceva il mistico persiano. Quindi piano piano ci stiamo di nuovo arrivando. Però io vi faccio leggere quello che dice un fisico e medico, questo signore ha 2 lauree non da poco, una in fisica e una in medicina, quindi già una persona che ha queste 2 lauree senza altra presentazione di forma merita attenzione. Questo signore Massimo Corbucci dice delle cose che pesantissime. Se si capisce che gli elettroni sono immersi in questo mare, che la fisica non ha ancora capito, cioè di cosa sta parlando questo signore? Questo sta parlando della sostanza unica dei greci che permea tutto, sta parlando dell'etere. Lo chiama mare perché sennò il giorno dopo lo scomunicano, ok? Insomma, è chiaro quello che sta dicendo. Si capisce che le distanze sono solo una nostra impressione soggettiva, quindi i 2 elettroni, anche stessero 1 milione di anni luce tra loro, sarebbero sempre in comunicazione. Questo è l'entanglement, l'intreccio. Quando uno ha compreso che dietro all'entanglement non c'è che una spiegazione semplicissima, capisce la vita, capisce la morte, capisce la spiritualità, capisce la materialità. In una parola, capisce. Io credo che una frase così ci sia tutta la serata che noi abbiamo fatto. La faccio anche sentire dalla viva voce di un fisico notissimo che è mancato pochi anni fa, 2 o 3 anni fa mi sembra, e poi anche dalla viva voce di Massimo Corbucci. Nel 1933 fu il primo a definire con grande genialità che in fisica quantistica sarebbe possibile stabilire delle relazioni di connessione, nel gergo dei fisici entanglement, tra oggetti a grande distanza tra di loro. Se io prendo un fotone, lo scindo in 2 fotoni, si è visto che un'informazione data ad uno si traduceva istantaneamente all'altro e viceversa. I 2 elettroni, anche qualora venissero separati, rimangono in comunicazione sebbene li separi un enorme spazio. Questo esperimento è stato fatto quando è stato portato un elettrone a Roma e un elettrone a Ginevra. Quando l'elettrone a Ginevra si girava di spin, anche quello a Roma faceva la stessa cosa. 732 km di distanza, istantaneamente si girava lo spin. Questo voleva dire che l'informazione era istantanea e che quindi non c'era più bisogno di percorrere una distanza tra l'una e l'altra per trasferire l'informazione dall'uno all'altro. Non esisteva più lo spazio, non esisteva più il tempo. Se si capisce che gli elettroni sono immersi in questo mare che la fisica non ha ancora compreso, si capisce anche che le distanze sono solo una nostra impressione soggettiva,
Quindi due elettroni, anche stessero a 1 milione di anni luce di distanza tra loro, sarebbero sempre in comunicazione. Questo è l'entanglement, l'intreccio. Quando uno ha compreso che dietro all'entanglement non c'è che una spiegazione semplicissima, capisce la vita, capisce la morte, capisce la spiritualità, capisce la materialità. In una parola capisce. Dice le parole che vi ho fatto vedere, però è molto impressionante sentirle dire da lui quando te le spiega, così come è impressionante capire questo entanglement, che poi è... L'entanglement si spiega in una maniera molto semplice. Molti lo chiamano la legge dell'amore o la legge dell'attrazione, dove dice che sostanzialmente due particelle come due elettroni, eccolo qua Massimo Corbucci, due particelle come due elettroni si comportano anche a distanza, non importa, nella stessa maniera, nel momento in cui fondamentalmente vibrano allo stesso modo. Ed è molto bello che lui rimarca il fatto che però anche le anime sono gemelle se vibrano allo stesso modo, no? Quindi proprio attraversa qualunque tipo di disciplina, fino a arrivare anche proprio nelle discipline più, diciamo, meno materiali, meno scientifiche, più spirituali, se volete. Per questo viene anche chiamata la legge dell'amore, no? Quando si vibra alla stessa maniera ci si attira. Quando la vibrazione non è armonica ci si respinge inevitabilmente. E in questa maniera, fra l'altro, si spiegano molte delle leggi fisiche. C'è un famoso esperimento che fece Bjerkjev, uno studioso norvegese sconosciuto, documentato, io ho trovato la documentazione, fece questo esperimento all'Expo di Parigi, credo del 1860, e fece un esperimento eccezionale. Lui prese 2 palloni di caucciù collegati a 2 compressori a pistoni, ok? Questi palloni li mise a galleggiare una tinozza piena d'acqua e poi cominciò coi pistoni a imprimere una vibrazione, perché gonfiava e sgonfiava questi palloni, quindi li faceva vibrare. E lui dimostrò che questi palloni si attiravano nel momento in cui la vibrazione era concorde, era armonica, e questi palloni si respingevano nel momento in cui la vibrazione era enarmonica. Non solo, riuscì a riprodurre le stesse caratteristiche del magnetismo, quindi faceva ruotare i palloni come se sviluppassero un campo magnetico, cosa che chiaramente non era possibile perché erano palloni di caucciù. Quindi riprodusse le leggi dell'elettromagnetismo semplicemente col variare delle vibrazioni. Questo è un famoso esperimento ignoto alla stragrandissima maggioranza delle persone, ma di cui si trova ancora la documentazione. Io ce l'ho. Bjerkjev, uno studioso norvegese, credo 1860, Expo di Parigi, fece questo esperimento che lasciò di stucco parecchia gente. Ovviamente era 1860, quindi non ci si capiva ancora molto e probabilmente è andato perso nell'oblio, ma tanti in quegli anni avevano capito, non solo poi dopo i vari Tesla, i vari Chili, i vari Lord Faraday, insomma, Lord Kelvin, scusate, e tanti altri avevano compreso queste cose e condividevano. Quindi interessante. Beh, sono quelle 4 parole che volevo usare per rispondere alla domanda cosa ne pensavo più che di Dio, diciamo più della fisica di Dio, della fisica del creatore. E direi che potremmo anche quasi quasi fermarci, perché Dai, si ti sei sta... mantenuto su. Sono stato... Quanto siamo? Io non ho neanche più guardato. 2 Fammi ore e vedere qua. 20, dai. 2 ore e 20, 2 domande, 2 ore e 20. L'ho detto, 20 Giusto. domande, fatevi 2 conti e... Io ti ho sono detto, 20 ti sei ore. mantenuto. Mi sono mantenuto entro termini accettabili. Corto, Vabbè, è corto. il Ma format che perché ci piace. sono stanco, allora sono un po' stanco, scusatemi se sono stato troppo sintetico questa sera, ma è solo perché sono stanco. La prossima volta sarò più prolisso. No, ok, perfetto. Mm. Niente, dai, qualche considerazione finale o come vi Io piace? lascerei parlare le new entry.
Dai, su, No, dite. Ma Mattia, no, vabbè. no, Mimmo, te la Se faccio io la vuoi, domanda, dai, sei l'esperto di marketing, questo format, dimmi qualcosa di questo format, può essere interessante Io, secondo te? allora, io adoro questo format, non tanto perché sia democratico, ma perché proprio riusciamo a andare a braccio, e quindi si può interagire. E il fatto di averlo fatto anche questa volta prendendo spunto dalle domande di tutti coloro che ti seguono è anche più interessante, perché sennò sembra soltanto autoreferenziale, no? Si parla sempre di quello che si vuole, in realtà ci sono tantissimi spunti che si possono prendere, infatti siamo stati bombardati di domande. Dato che mi citi per il marketing, voglio ricordare a tutti quelli che ci stanno seguendo che il seminario di Max che ha svolto a Roma si trova sulla Max Caranzano Academy e lasceremo i link non in sovraimpressione ma in descrizione. Qualcosa già bolle in pentola per il prossimo seminario, sempre sulla Max Caranzano Ho Academy, già, energie di Max permettendo. ho già dato la mia parola a Filippo, quindi il 6 di luglio sarò a Roma. Ottimo, ottimo. essere E... confermato. Va Mattia. No, scusa, il 6 è luglio confermato, quindi nuova conferenza a Roma. Io ho confermato a Filippo, adesso lui sta muovendo tutti i suoi poderosi ingranaggi, ma direi che il 6 di luglio siamo tutti a Roma. I suoi potenti mezzi. Ricordate sempre chi sono. E lo ha, e lo ha. El. El. Va Mamma bene, mia. va bene. Mattia, dai, dici qualche cosa, Mattia. Per una sera non parliamo di Eumelo e... Un po' mi manca, ti dico la verità. Ti manca un po' Eumelo, di la Togli un verità. po'. Togliamo un po'. E- Quindi, ah, dai, poi dopo quando cominciano a piazzarci il regno di Omelo dove non deve stare, insomma, poi io e te ci nervosiamo un pochino, no, visto che insomma, soprattutto quando cominciano a piazzare quell'isola dove non deve stare, che è anche sì, peggio, sì. L'hanno secondo piazzata me. ovunque comunque quell'isola. Mm. Guarda che ieri tu, Max, stavi per finire in un piccolo tranello perché ti è stata fatta la domanda se fosse potuta scivolare Atlantide. E quella domanda era riferita a farti arrivare alla conclusione che fosse l'Antartide. Tu non l'hai carpita. Ma sai, io guarda, tra l'altro quella, credo la stessa persona mi ha chiesto in privato, no? Poi dopo. Il punto è molto semplice, che spero, per chi ha letto gli dei del diluvio e per chi ha seguito i vari seminari che abbiamo fatto, che si renda conto che stiamo parlando di un cataclisma talmente immane che probabilmente molti fanno fatica a concepirlo. Fra l'altro, una delle prossime puntate ne parliamo perché c'era una domanda a proposito di Tonga, dell'esplosione, eccetera, per cui ne parleremo molto bene, daremo proprio qualche dato che spero faccia capire. È un cataclisma talmente immane che è impossibile ricostruire la situazione com'era prima, perché qui non è che hanno preso una palla, diciamo, e l'hanno leggermente schiacciata, quindi dici no, prima era perfettamente rotonda, sferica, adesso è un po' più ovalizzata. No, qua è stata masticata, digerita e sputata di nuovo fuori quella palla. È impossibile capire con esattezza com'era prima. Per cui sarebbe anche impossibile dire sì, si è spostata. Probabile che si è spostata, visto che si è spostato quasi tutto. Per cui mi verrebbe da dire che si è spostata pure lei. Ma come si è spostata? Fra l'altro, si è spostata in che direzione? Perché le direzioni non sono soltanto nord, sud, est, ovest, sono anche in alto e in basso, per cui uno dovrebbe ragionare veramente su più dimensioni. È impossibile dirlo. Qualcosa si può dire, sicuramente qualcosa si può dire, per esempio sul salire o scendere, quello si può dire molto facilmente, ok?
ma sul fatto che stesse un po' più a nord, un po' più a sud, un po' più vicino, di sicuro si può dire che non era l'Antartide, quello si può dire di sicuro. E con Mattia possiamo anche affermare sicuramente che, mi dispiace per Frau, non era la Sardegna. Beh, in un Allora certo era senso, Santorini. no, però in un certo senso, e ultimamente Mattia, fra l'altro, ha trovato un'altra prova multidisciplinare di questa cosa, e in un certo senso lo era, nel senso che la Ma Sardegna l'opposto. bravo, bravo, Sì, era sì, sì, parte. assolutamente. No, su quello sono d'accordo, come no? Però proprio Quindi che fosse lì. era parte dell'impero atlantideo, ma questo d'altra parte lo dice Platone stesso, nessuno lo nega mai. Però, insomma, ragazzi, queste colonne d'Ercole, lasciatele dove devono stare. Non cominciamo a spostare da tutte le parti, perché se non le sposti lì, non ti torna la tua teoria che Atlantide stava di là. Non funziona così. Cioè, le colonne stanno lì dove sono e dove tutti dicevano che erano. E Atlantide sta dove tutti hanno sempre detto che era. Le Punto. colonne d'Ercole a Panama, giusto? Non so, se no facciamo come Esatto. dicevo l'altra volta, le mettiamo tra due isole giapponesi e a tanti la facciamo diventare Tokyo, così i giapponesi sono contenti. Giusto. No, non funziona così. Onesto, Dai. E onesto. amici che ci seguono dal Giappone, possiamo certamente affermare. No, sì, scop, Fra assolutamente. l'altro, scusa Mimmo, cioè, se facciamo Sì, diventare la Sardegna Atlantide, delle colonne te le mettono a casa tua, è un po' più sotto di dove infatti sei io te. lo dico da sempre che Messina e Villa, Cile e Eh, Caridi e sono le colonne d'Ercole, c'è anzi uno, poi a un venite certo a punto, trovarci proprio per questo. poi dopo per forza che uno esclama, minchia, ci credo. Io infatti volevo organizzare con il comune una sorta di, non so, di percorso storico, mitologico, tra colonne d'Ercole, poi mettiamo qualche apparizione di qualche, insomma, personaggio, diciamo, mistico e il turismo un pochettino così affiora, ecco, Da anche a quella livello di parte, marketing. dalle tue parti c'era una strettoia, c'era uno stretto, che non era lo stretto chiaramente di Gibilterra e le colonne d'Ercole, ma c'era uno stretto molto chiaro. Ne abbiamo anche parlato nel seminario di Roma, quando abbiamo parlato di Malta, che era chiaramente congiunta fino alla Sicilia. Fra l'altro adesso sono state ritrovate sul fondo di questa scarpata che una volta era il promontorio che univa la Sicilia a Malta, delle costruzioni o Sì, 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 chiaramente sì. delle tracce. Nessuno nega tutte queste cose qua, ma Platone e le colonne d'Ercole stanno dove devono stare, non da Se non un'altra sbaglio, proprio parte. sul gruppo Telegram, Telegram hanno postato anche proprio lo screen dove si vede Sì, 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 perfettamente. Sì, 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 ma non è mi ricordo adesso chi interessantissimo. fosse. Ma fra l'altro lì già anche geologicamente si vede proprio un canyon scavato, cioè quando le acque sono entrate, poi hanno scavalcato lo stretto di Gibilterra, hanno cominciato di nuovo a riempire il Mediterraneo. Lì c'era proprio, si vede una sorta di diga, e per cui quando l'acqua è scesa giù ha scavato un buco enorme che si vede ancora adesso, così come si vede nella Manica, per esempio, no? Quindi queste tracce la tecnologia moderna ormai le sta tirando fuori tutte, si vedono, è l'interpretazione che insomma deve essere Sì. un pelino più coerente. E già, tra l'altro, ci si può suggestionare un pochettino anche con Google Earth, che diciamo non è il massimo, però già qualche indizio te lo dà. Però Sì, sì, qualche indizio te lo se dà, dovesse bisogna andare solo ancora fare più a attenzione a una fondo. cosa, che io la dico sempre, quando si guarda sotto il livello dei mari, tenete presente che l'80% del mappaggio dei fondali ha una risoluzione di 5 km. Infatti, quindi nulla. Ok, 5 km, quindi chi vede un muretto o cose del genere, insomma, non c'è sto muretto, abbiate pazienza. L'80%, alcune aree invece sono già mappate con grande definizione, soprattutto quelle costiere, e lì le cose sono interessanti, decisamente interessanti. Oh, siamo riusciti a finire di nuovo a parlare di. Io ho detto Eumelo apposta per non dare nell'occhio perché non sanno chi è Eumelo, per cui boh, noi non lo dobbiamo mica dire che era uno dei re di Atlantide, no? Cioè,
quello vero. quello del regno più a est di Atlantide che si affacciava, eh? No, non lo diciamo, dai Mattia, non lo Spoiler, diciamo. spoiler no. Spoiler, No, spoiler. no, non lo diciamo perché poi dopo cadono i miti, non riusciamo più, ci tocca metterla lì dove deve stare, Atlantide diventa un problema. Va bene, dai ragazzi, io vi saluto tutti con un ringraziamento veramente particolare in questo periodo un po' incasinato, come sapete. Cavolo, la vostra energia, la vostra presenza ha costituito veramente un baluardo indistruttibile della forza di questo gruppo e io ne sono tanto contento. Penso che possa essere l'occasione a Roma il 6 di luglio, finalmente per vederci tutti, così riesco finalmente a invitarvi tutti a cena e facciamo una grande cena. Speriamo ci siano anche Serena e Vanessa, che stasera, insomma, ci hanno spostato i turni e ci hanno fregato e speriamo di vederci tutti. Mm? Va bene. No, sarebbe veramente bello. Per il resto ci vediamo per l'altra serata dove andiamo avanti. Vedremo di fare altre 2 o 3 delle 20, delle 20 domande delle 20 domande che devo rispondere, a cui devo rispondere. 20 Ok, domande aggiornate a gennaio. mi dicono di sì, quindi aggiungiamo un posto a tavola perché ci saremo uno in più. Dai, No, ottimo. dai, organizziamo bene, Filippo. Mi raccomando che facciamo una cosa fighissima. Questa settimana Cioè, io me te stai vengo, raccomandando? no, A no, me? dico, vengo almeno Cioè, il giorno prima e mi fermo il giorno dopo, così. ah, Tra l'altro, scusa, il 6 di luglio c'è la possibilità che se vieni in uno in più tu, no? Direi. c'è la possibilità, c'è la certezza C'è la ormai. certezza, non era Cioè, giugno che a giugno? appunto, sì. Allora, inizia, che abbiamo almeno 2 buoni motivi di festeggiare. Il fatto che ci vediamo tutti insieme e poi il fatto che ci abbiamo l'erede al trono. Un Elohim in più. Un nuovo Elohim, Un Lilel. un piccolino. Facciamo la foto col piccolino, dai, come minimo. Va bene? Aspetta, certo. Allora, ragazzi, ci vediamo, direi, Presto. sì, fra una settimana mi sembra che ci siamo messi d'accordo per la nuova puntata, ok? Beh, vi auguro Right. una buona serata e grazie ancora a tutti. Grazie a te, Max. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao ragazzi, un Buonanotte. abbraccio a Buon tutti. lavoro per domani.